Intanto mi presento, sono Giuseppe e faccio parte sono il designer del Team Yonder. Il Team Yonder è stato fondato ormai nel lontano 2013 a Roma, tra i banchi dell'Accademia del Videogioco di Roma, detta anche AIV. E dal 2013 fino ad oggi vi chiederete cosa abbiamo fatto. In effetti ci sono stati diversi momenti anche di difficoltà e abbiamo lavorato moltissimo ad un progetto molto grosso, forse più grosso di noi, che però è stata una palestra importantissima per prepararci a questo mestiere, perché fare videogiochi è un mestiere come tanti altri, un po' più appassionante forse. Vabbè, a un certo punto è saltato fuori ad una jam questa idea della corda rossa. Il gioco si chiama Red Rope. Adesso... Ah, vedo che è partito, ok. Va bene, allora, sostanzialmente è stata un'intuizione che nella sua semplicità ci ha permesso finalmente di fare in qualche modo il nostro ingresso in questo mondo. Abbiamo trovato un publisher, abbiamo avuto come dire, delle reazioni incoraggianti. Che cos'è Red Rope? Red Rope praticamente è un gioco multiplayer a cui aggiungiamo la parola allegorico, perché in realtà è sì un multiplayer, ma diciamo è un multiplayer sui generis. Non è sicuramente il tipico multiplayer. In questo gioco i due personaggi sono collegati dalla corda rossa. La corda rossa è chiaramente un vincolo, perché ogni azione di un personaggio come dire, ha delle conseguenze sull'altro personaggio. Pertanto, come dire, i due sono effettivamente vincolati nel loro movimento. Ma allo stesso tempo la corda rossa è anche la loro arma, la loro unica forza, il loro potere segreto. Questi due giocatori sostanzialmente, per affrontare le difficoltà che incontreranno all'interno di questo vasto labirinto, devono collaborare necessariamente, insomma, per poter avvolgere, attraversare, sostanzialmente annichilire tutti i pericoli che incontreranno durante il loro percorso. Il percorso è irto di ostacoli, di pericoli, di nemici, di trappole, trabocchetti, di momenti puzzle, di esplorazione, di segreti. E, e il labirinto stesso è sostanzialmente diciamo, non è un labirinto normale, è un labirinto che nel nostro caso vuole indicare di più, vuole essere una specie di rappresentazione quasi cosmologica. I due giocatori uniti dalla corda si ritrovano in balia di questo luogo misterioso, devono raggiungere il centro del labirinto, ottenere sostanzialmente la chiave più segreta che cela questo luogo e con essa tornare al luogo da cui sono provenuti e finalmente liberarsi, raggiungere la liberazione, uscire da questo circuito dell'esistenza. Vabbè, cosa vi posso dire? In realtà il gioco si spiega un po' da solo, insomma, è relativamente semplice da comprendere, anche se le meccaniche poi della corda in realtà si dimostrano anche imprevedibilmente profonde. In questo gioco allora, diciamo che quello che noi abbiamo voluto fare come multiplayer è dare un'importanza, forse, come dire, cioè valorizzare in qualche modo l'elemento della collaborazione dei due giocatori. In questo gioco ogni azione dei giocatori è una decisione, una scelta che ha delle conseguenze sul gameplay. In questo gioco i giocatori innanzitutto possono cominciare da dove vogliono. È un mondo completamente aperto, completamente esplorabile, dove diciamo l'unica progressione è la progressione data dalle chiavi, ovvero per accedere a zone più interne del labirinto è necessario ottenere delle chiavi via via più preziose. Ogni cosa che si muove su schermo ha una sua collocazione simbolica, diciamo. In questo gioco, come vedete, ci sono
degli scheletri danzanti che sono le vite. Catturando loro i giocatori ottengono una vita supplementare per poter affrontare questa prova. Invece le ombre che corrono sono, come dire, come dei civili di questo mondo. Sono un po' le vittime che eventualmente i giocatori decidono di sacrificare per ottenere quella che è un po' la moneta del gioco con cui possono acquistare oggetti o addirittura salvare. Questo gioco non fa sconti, è un gioco difficilissimo, è un gioco che noi paragoniamo spesso ai capisaldi di questa tipologia, che sono appunto quelli che fanno spesso bestemmiare, che fanno incazzare. Questo è un gioco che fa scapocciare effettivamente, perché niente si può dare per scontato. Ogni azione deve essere pianificata, ponderata. Ogni nemico è anche solitario, è un nemico letale, vi basterà toccarlo per morire, vi basterà toccare uno degli scheletri che vi danno le vite per morire, persino i bonus vi uccidono in questo gioco. Per cui è un gioco che vi costringe sostanzialmente a prendere l'amico più intimo che avete, chiedergli di collaborare con voi e provare questa impresa che non è da tutti. Tant'è che questo gioco ha una componente che è, diciamo, una componente competitiva. È un gioco collaborativo, però c'è una leaderboard. Ci sono dei pannelli che sono delle wall of fame in cui sono indicati i nomi di coloro che sono usciti dal labirinto, coloro che in qualche modo hanno raggiunto la liberazione, che hanno trionfato nel loro compito, nella loro missione. E questo non è da tutti, nel senso che effettivamente, diciamo, questo è sì un multiplayer, ma per certi versi è un multiplayer integralista, perché non vuole che semplicemente i due giocatori collaborino per un fine comune, ma i due giocatori devono diventare quasi un'unica entità giocante, un unico giocatore. Tanto è importante la sinergia e la loro affinità elettiva. Per cui sostanzialmente il mio invito è provarlo. Se non ce la fate, provarlo con un'altra persona e provarlo con pazienza, provarlo cercando di entrare nelle sue logiche, nella sua, come dire, nel suo contesto così un po' inquietante, un po' grottesco, nella sua rappresentazione, cercare in qualche modo di perdersi senza avere troppa fretta di eliminare i nemici, perché la fretta non paga in questo gioco. Tant'è che la leaderboard non si basa neanche sui tempi, ma è una leaderboard particolare che si basa sulla capacità di sopravvivere. E insomma, non vi dirò molto, perché in realtà non vorrei neanche troppo spoilerare i contenuti. Considerate che ci sono 12 aree diverse, ciascuna con le proprie meccaniche specifiche, ci sono più di 100 livelli, ognuno con diciamo, delle meccaniche uniche che richiedono ogni tipo di approccio, da approcci, come dire, riflessi pronti, capacità di osservazione, capacità di pianificazione, comunicazione sempre. È fondamentale parlare continuamente col proprio compagno di squadra per poter, come dire, trovare la chiave per affrontare i diversi nemici con i loro diversi pattern. Ci sono 5 boss che chiaramente hanno anche loro una collocazione simbolica all'interno di questa rappresentazione. E niente, se vi capita di passare, noi siamo al primo tavolo, provatelo e fatevene un'idea. Vi ringrazio del tempo, alla prossima.